Buonasera, buonasera a tutti, siamo tornati. Io e il grandissimo Tex. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera Londra. Ah no, scusate, questa E intanto c'è anche Andrea in chat che ci ha già scritto e lo salutiamo. Assolutamente. Voglio vedere se va ancora. Andrea Pastore, MRDVG, ah, si sta Sensi. divertendo Andrea. Ciao ragazzi, io vi seguo da qui che sto ancora lavorando. Ottimo. Il nostro robottino, il nostro lettore di chat robotico funziona. Funziona tutto. Bene, ragazzi. No, allora, noi questa volta vogliamo essere un po' brevi perché nel text dobbiamo essere degli impegni, che è un impegno tra l'altro che accomuna anche me, ovvero le api, deve spostare delle api, quindi stasera dobbiamo terminare un po' prima. Tanto lo sapete che Tocca. queste riviste le trovate tutte sul sito del dizionario, le potete scaricare e leggere. E oggi guardiamo un po' insieme il numero 182 di Games Machine, che è stato scansionato quando? La settimana scorsa, se mi ricordo bene. No, un po' prima, Due perché settimane poi forse. le riviste Ah, vengono pubblicate in maniera un po' dilazionata, in modo da cercare di mantenere una continuità, una regolarità, ecco, diciamo. Quindi ok. magari ci son periodi in cui riusciamo a produrre di più, ma comunque Andrea le tiene un po', in Mhm. riserva, diciamo, per periodi di magra. No, certo, certo, Perché comunque le disponibilità di tempo non sono mai, cioè non sono sempre le stesse, ecco. certo, certo. Va bene, allora io direi di subito di andare alla rivista, andiamo subito a Ah, vederla. Dimmi. facciamo s scusa, un piccolo spoiler, anticipazione, visto Vai. che tanto, l'87 di The Games Machine è fatto e penso che a breve verrà pubblicato. Non so se potevo dirlo, però io l'ho detto lo stesso, Ma quindi è quello che ti è avevo dato io, non mi ricordo più. è Ah, uno dei ecco. 2, è uno dei 2  87 infami. e l'altro O l'88. 88, sì. L'88 ancora è da fare, però l'87 c'è, è pronto e a breve dovrebbe uscire, Grande, quindi grandissimo. No, comunque dopo se ne mancano alcune, ci sono dei numeri introvabili, vado ancora a scartabellare nei mercatini. Troverò qualcos'altro. ma TGM secondo me li troviamo. Lì ce n'erano tanti, però dovete, se c'è qualche numero un po' introvabile devo guardare più a fondo, però lì ce n'erano. Ecco, quindi bene, ottima notizia, ottima notizia. E dalla prossima volta cercheremo di trasmettere anche su Facebook, perché la scorsa volta io avevo provato, ma purtroppo bisogna usare un plugin di OBS non ufficiale che vedo che dà dei problemi. Magari la prossima volta Tex cercherà di trasmettere anche su Facebook, quindi io trasmetto YouTube e Tex trasmetterà su Facebook, in modo tale che con due computer e con la connessione si riesce meglio a gestire il multistreaming. Non ve lo promettiamo al 100%, ma ci se la dovrebbe fare. Così Vedremo. riusciamo, vedremo. Faremo qualche esperimento. Faremo qualche esperimento. Comunque, buonasera, grazie che ci sta guardando. Se siete qui, ragazzi, guardate, salutateci in chat che vi salutiamo volentieri. Andiamo alla lettura della rivista. Ne mancano pochi di TGM, poi vi mando la situazione aggiornata. Grazie, Andrea. Assolutamente. Pochi Allora, ovviamente dei numeri classici, diciamo, perché TGM ce ne sono vabbè, sì, 415 se non no, no, sbaglio, però ecco. noi ci occupiamo del classico, stiamo nel retro, per ora, cioè insomma, siamo comunque nel retro, quindi retro si intende, non so, metà anni 2000, non so, prima metà anni 2000 più o meno. Sì, Qui siamo già sì. al limite, qui siamo nel 2004, ragazzi. Tra il 95 e il 2005 per ora siamo. Esatto. Io definisco retro. Per me il retro arriva tipo prima dell'iPhone, della Wii, del DS. Per me il retro è fino lì. Adesso cominciano ad essere anche quelli retro, a dire il vero. Però 415 numeri in totale. Sì, Accidenti, accidenti. Comunque, siamo al numero 182, maggio 2004. Era uscito un titolo della Madonna. Un MMORPG, World of Warcraft. Ragazzi, di cosa stiamo. l'MMO per eccellenza. Beh, a parte Ultima Online se vogliamo, Ah, è però vero, è vero. diciamo di quelli anche "moderni" tra virgolette, perché poi WoW c'è tuttora, si gioca tuttora, quindi Assolutamente. Allora, ragazzi, vi avviserò già che per appunto non avendo due schermi, magari Alessio ogni tanto sparirà la sua webcam perché purtroppo
non riesco a gestire anche la sua web, ma adesso c'è, però se sfoglio la rivista qualche volta potrebbe sparire la sua webcam, però la voce c'è sempre. Il nostro obiettivo è avere i primi 350. Eh beh, sarebbe già tanto. Sì, comunque, World of Warcraft, ragazzi, è uno sguardo più promettente gioco di ruolo di massa di tutti i tempi. Poi abbiamo Painkiller, questa è la copertina appunto dedicata a World of Warcraft. Il ritorno dell'ultraviolenza, Painkiller, attenzione. Breed non lo conosco, però è una specie di sparatutto tipo Halo, vero? Abbastanza sparito. Eh, Volevo. aspetta, perché? Ah, ecco, aspetta che te lo mostro. Eccoti qua, eccolo qua, Painkiller, ragazzi. Farvi vedere il bellissimo cofanetto, È bellissimo, è bellissimo. anche all'interno Cioè, è fatto molto bene. Tex gli piace sempre flexare e fa bene. Tra questi Da buon PC gamer, poi tre dischi, che bello. 3 dischi con vabbè adesso c'è il riflesso, però sono cioè lo sfondo è uguale al disco, Mhm, più certo. vabbè vari manuali, eccetera. Andrea Pastore, Emar DVG. Era Il molto nostro bello obiettivo quando è avere c'erano i ancora primi queste cose. Tra l'altro 350. ora c'è una piccola un piccolo ritorno al fisico per Eh, alcune edizioni particolari. Ho trovato già, vabbè, a parte i vari limited run, ho trovato così spulciando su eBay, c'è una ditta che fa delle riproduzioni cioè su licenza di giochi classici, di scatole, sia con un codice GOG, se non sbaglio, e anche addirittura scatole proprio con tutto quanto, quindi big box con manuale, il CD, il poster, flyer, cose varie, proprio come erano ai tempi. certo. E non mi ricordo come si chiama Reboxed, se non sbaglio. Quindi insomma, sono ovviamente cose molto di nicchia, però interessanti, anche perché non sono riproduzioni, ma son cose proprio su licenza, quindi originali Certo. se vogliamo. Per, Ah, per caso, Ludovico, io ho scritto un commento, è arrivato per caso nella chat, lo vedi? Te no. io no, non lo Strano. vedo. L'ho inviato e è sparito, vabbè. Sei Niente, sta non lo stato so. bannato. No, non ho scritto niente. Ludovico, buonasera Ludovico. Ciao Giacomo, carissimo mio, ciao Tex, carissimo, un grande saluto. Grandissimo Ludovico, sempre presente. Ci fa piacere che sei Bellissimo. qua. Bene, no, beh, comunque veramente hai fatto una bella flexata, Tex, hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo perché veramente C'abbiamo anche un altro, un già che altro. ci siamo. Ah, vai, vai, allora facciamo Questa vedere. small big box che in realtà è grande come una scatola, come una keep case da DVD, Ah, però sì, cartone, ah, con sì. questi 2000 CD, Mamma tutti mia, imbusti. aiuto! 5? Quanti Di sono? più, Oh, con 6 se... CD, Madonna, aiuto. 6 CD e Figata. manuale. Vabbè. Poi Eh, poi ti farò un indovinello, ma perché non potevano farlo dopo. non potevano fare sul DVD, no? Non lo so. 2004 forse non erano ancora così diffusi i Eh, lettori DVD. ah sì, forse sì. Me lo fai dopo l'indovinello? Sì, 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 bene. Allora andiamo avanti, intanto. Allora, vai. andiamo avanti. Vabbè, ci sono anche delle anteprime di LucasArts, tra cui Vampire Bloodlines, Thief 3, Blood Rain 2 e True Crime. Comunque, vediamo un po'. Bloodlines sta per uscire un remake, una remaster, forse un remake se non sbaglio. Blood Rain hanno fatto le remaster sia dell'1 che del 2. Eh sì, Vabbè, Thief è stato rebootato un po' di anni fa, quindi vabbè. Poi c'è anche il dossier guida su come giocare gratis online, perché cominciava a diventare interessante la faccenda. io ne so qualcosa su come giocare gratis online. In effetti. Eh, Beh, qui c'è Rosso Alice Telecom Italia, pubblicità per gli amanti di internet veloce, ragazzi. buonasera Viper. Buonasera, Viper. Buonasera. King Viper. Comunque. Buonasera. Chissà che Ah, giochi c'erano da giocare con Rosso Alice. è diventato King Viper. Attenzione, non è più Viper e basta. Bravo.
stato il Fatto king, carriera. fatto carriera. Sì, qui c'è la pubblicità di Troy, ma anche di altri film, giusto? Sulla rivista Cult Fiction di cinema e televisione. Poi qui abbiamo una pubblicità della L'Oreal, di un gel, di tipo, cos'è? Addirittura in doppia pagina la pubblicità del Mamma gel. mia, ma una pasta fibrosa, effetto spettinato lunga durata, tipo una cera, una roba del genere, Madonna, doppia pagina, attenzione, attenzione. Cominciavano ad essere momenti diversi, cioè periodi diversi. Fino a qualche tempo fa, fino a qualche anno prima, era quasi inconcepibile dedicare una doppia pagina a un prodotto per capelli su una rivista che parla per videogiochi, però negli anni 2000 il mercato cominciava un po' a essere meno, cioè una volta, cioè fino a prima degli anni 2000 c'erano tantissimi competitor, pensiamo, cioè non c'era solo Sony, Nintendo, c'erano molte altre società. Adesso man mano ovviamente TGM si assottiglia anche il numero di pagine, non so se ne siete accorti, qui ce ne sono 148, ce n'è meno delle altre volte, e quindi insomma il mercato anche di videogiochi fa uscire meno roba in questo periodo e, e quindi insomma possono succedere anche cose del genere, ma comunque sono cose interessanti perché fa parte della storia dell'app, ci aiutano meglio a capire l'evoluzione delle cose. Sì. Editoriale, come sempre. Tra l'altro Ludovico, non solo la gente tuttora gioca a World of Warcraft, ma gioca a World of Warcraft Classic, quindi praticamente al vecchio World of Warcraft. La cosa è abbastanza ridicola. King Sì. Viper. Re dell'aste infernali imbattibile a... Assolutamente Viper. Sì, nonostante World of Warcraft, sì, è vero, assolutamente, Ludovico. È una roba incredibile. Una roba incredibile. Cioè, c'è stato il cerchio si è chiuso, WoW si è evoluto nel corso degli anni e poi sono tornate alle origini. Eh sì, Ed è un po' quello che sta succedendo con tutto, con tutti i giochi. sì, esattamente. E comunque, sì, io per dire giocherei sempre a Sacra, della leggenda dell'arma sacra, che anche quello lì è del 2004. Io ci giocherei ancora adesso, anche se è molto meno vasto rispetto a World of Warcraft, però, per dire. Poi il gel della loro... Diablo. Ah beh, sì, Diablo 2, Vabbè, adesso Diablo ragazzi 3. su GOG stanno uscendo un sacco di mod all in one, cioè only one, one click install, Ok. tra cui c'è la Belzebub per Diablo 1, già Ah, pronta, quindi se wow, avete Diablo 1 su tanta roba. GOG Wow, potete scaricare già la mod preinstallata. non male. King Viper. Boia Andare il a gel vedere i di L'Oreal Backstreet usato Boys. una volta per andare a Eh vedere sì, i era Backstreet quello, Boys. erano quelli tempi. Sì. Il gel della L'Oreal usato una volta per andare a vedere i Backstreet Boys. Grande, ma questa chicca non me l'aspettavo. Comunque, proseguiamo. Qui c'è la pubblicità ancora di quel gioco, anche perché l'ultimo TGM è del 181, quindi a volte può succedere di trovare pubblicità Eh ripetute. sì, Abbiamo sempre la pubblicità di Singles, il gioco di single qua, proprio, vabbè, siamo per la simulazione di vita reale, una specie di, come dire, di The Sims, però più concentrato sugli appuntamenti, vabbè. un Ho po' un... più porno. Sì, esatto. Poi in realtà non è che fosse chissà che. No, infatti. Poi abbiamo l'indice, che adesso poi vediamo meglio, la solita leggenda. Scaricati l'adrenalina. Qui c'è una pubblicità di Team, 2 pagine. Metti un telefonino e una Viper, attenzione, c'è la versione femminile del Viper. No, qui parla di... questo qua è un gioco per cellulare, cioè il gioco per telefono, The Fast and Furious, per cellulare, per Nokia, guardate ragazzi. Capolavoro. Che ve lo davano se vi abbonavate alla team, cioè se vi facevate il contratto con la team. Ve lo davano secondo me gratuitamente in teoria. Credo, sì. Comunque, Che culo. che culo, ragazzi, che culo, sono onorato. Poi, andiamo a TGM Online. Sto guardando qua se c'è qualcosa adesso, ragazzi. Ci concentriamo solo sulle cose più importanti. Qui si parla già di Far Cry, di Splinter Cell Pandora Tomorrow, Colin McRae Rally 04, vabbè, quello è Oh, continuo. scoopone, avevamo detto che Pandora Tomorrow non c'era sugli store online e adesso l'hanno pubblicato su Steam. Ecco. Però, ovviamente, serve l'account Ubisoft Uplay, come cavolo, scusate, come cavolo si chiama adesso? Ah, Ubisoft Connect. ah, è vero, sì, 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 è Per vero, sì. giocare a un gioco di
20 anni fa bisogna creare l'account Ubisoft. Oppure fate come facevate prima. Sì, assolutamente. È vero. Come ho sempre fatto io. Come è anche giusto fare, perché dai, Sì. Uplay, Come, ecco, come Uplay. quando, tipo, io tipo i film che guardo io, ma non solo i film, anche i giochi, il 90% sulle piattaforme di streaming tradizionali con gli abbonamenti non ci sono mai. Oppure ci sono, ma poi spariscono. Allora quando ti rompi il cazzo, vedi Putin, la madre Russia, stringi la mano e dici nella vostra terra si possono fare tante cose, qui non si possono fare. Ci stanno tante cose. Ma poi voglio dire, dai, il gioco io l'ho comprato quando è uscito, ci voglio continuare a perché lo devo ricomprare? Esatto, Scusa. esatto. Vabbè, comunque, il Silver Club, ci sono sempre i soliti Silver Disc. Sto guardando qua. Cos'è questa roba della Trust? Ah, è un binocolo della Trust? Un binocolo, Un che binocolo sembra della un Trust. visore notturno, Per eventi ispirato a Splinter sportivi con... Cell. Sì, esatti. Esatto, qui c'è un alimentatore, TGM Official Chart, Talent Zone, sto guardando se c'è qualcosa in particolare. Beh, qui c'è il vincitore del contesto del mese, del contest del mese, che praticamente il vincitore si aggiudica il mouse con ventola incorporata e mouse retroilluminato di infomaniac.it ed è Tanta Hermes. roba, Mamma, complimenti a Hermes per l'ottima recensione. Il vincitore è lui, mamma mia. tanta Che roba, questa mouse. questa qua è la sua recensione che ha fatto su Rainbow Six, Raw Spear, Blackthorn. Vabbè, c'è dato 81. Allora, nei Silver Disc abbiamo la demo CD e DVD di Splinter Cell Pandora Tomorrow single player. Tocca Race Driver 2, Wars and Wars Joan of Arc. Questo non lo conoscevo, è un gioco su Giovanna d'Arco. Io l'unico gioco su Giovanna d'Arco che conoscevo era quello per PSP, Jeanne d'Arc. Non conoscevo questo, Mai sinceramente. sentito. Mai sentito, eh? Però Uplay... di Dimmi. fianco, attenzione, no, Beyond Divinity, ragazzi, che Ah sì. Ludovico è Palamara. uno dei primi Cosa mi giochi ha di ricordato il Larian, videogioco di quelli Fast and di Baldur's Furious Gate sul 3, cellulare? Ci giocavo sul Nokia 3650 insieme ad altri attenzione. titoli. Eh sì, assolutamente. Smettila di Eh? Cosa? 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 questi commenti letti in maniera robotica. Ogni tanto li metto. Fanno ridere. Unreal Tournament 2004, ancora Colin McRae, Splinter Mm. Cell Tomorrow, Con gli Horizon. screenshot di Siberia. Vero, è vero, è verissimo. Ah, infatti è Siberia in realtà, se Ma leggi ragazzi, se leggi ragazzi, l'articolo. ragazzi, tra l'altro volevo dirvi che state seguendo la live sia da computer che da telefono, ma in particolare da telefono, potete zoomare, perché tanto ho una definizione molto alta, che stiamo streamando in 2K, potete zoomare e vedere, perché se zoommo io mi si scompassa tutta l'impaginazione, ho provato, quindi se dovete guardare meglio e leggere, mentre c'è la live, ragazzi, proprio da cellulare, fate così, pizzicate lo schermo, potete zoomare ed è tutto leggibile perché stiamo trasmettendo in 2K, si legge tutto perfettamente anche le immagini, quindi mentre noi parliamo, fatelo pure voi dal telefono, se volete intanto scorrere le pagine, potete farlo. Se non ci siete adesso in live lo potete rifare perché la live rimane pubblica sul canale. Comunque sì, hai ragione, è uno screenshot di Siberia. Ma anche tutto quanto è Siberia, solo il titolo è È tutto sbagliato. Siberia, sì, è vero, la protagonista è Sì, proprio sì. Siberia. Sì, Siberia 2, è vero. Assolutamente. A parte che c'è anche scritto sito www.siberia2.info, vabbè. Ma, vabbè. Qui c'è Horizons Empire of Hysteria, non l'ho mai giocato. Non so te. Ma manco sentito. No, è un altro MMO, ma si vede che è tramontato abbastanza in fretta. Eh sì. Andiamo degli shareware, bellissimi questi programmi, veramente utili, strasicuri, ragazzi. Vi dico, io, guarda, Ludovico, se ci sei che ti stai ascoltando, Viper, scaricateli tutti adesso, cercateli, tutto. Fraps 2.0, che è tutto, tutto, Mecha Messenger, tutto ragazzi, bisogna installare tutto. Nel vostro computer più roba c'è, meglio è. Poi vi consiglio assolutamente Polyedit, Desktop X 2.1, vi consiglio Perché Transmet. Polyedit non vorrei che mi venisse poi una brutta malattia, perché Polyedit.
Poliedito assolutamente, ma perché Olio bisogna... Edit. Sì. Ah! L'ho capito adesso. Sì, in effetti. E Mamma mia che... comunque questi qua vanno di pari passo con i plugin del browser, che Sì. anche lì più ne hai, Ah più sì. barre hai in cima al browser, meglio è. Meglio assolutamente, ragazzi. Più estensioni, plugin, ci vuole tutto, mi raccomando. Anche poi se dovete fare una cosa, non usate un plugin e basta per farlo, usate plugin uguali che fa la stessa roba tutti installati, perché magari funziona meglio, capito? Sì, 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 si sommano. Si sommano. Va bene. Comunque, Frag Zone, vabbè, qui c'è della roba, niente di che. Vabbè, cos'è Frag Zone? Un Che non po' mi di ricordo. mod. Ah, mod, è vero, sì, sì, le mod, sì, giusto. Ci sono delle mod di Baldur's Gate 2, di NASCAR Racing, di Unreal 2, di Half-Life, di specie di Super Map Pack, ok. Poi c'è, vabbè, pubblicità di Siberia 2, la stesura della più grande delle avventure. Qui fa vedere che su PC e Xbox. Poi mi sa che è uscito anche su PS2, o sbaglio? Scusami, Siberia mi sono un attimo 2. Siberia 2 per ma non PC. so se è uscito per PlayStation. Secondo me è uscito per... Allora, l'1 sono sicuro, il 2 non mi ricordo. Comunque, indagate, Beh, fateci sapere. spero di sì, perché l'uno finiva a metà praticamente, quindi Speriamo. Speriamo di sì. Tanto come giochi interrotti che ho recuperato l'altro giorno, che ce l'ho di là, che dovevano far parte di una trilogia, ovviamente, e invece termina malissimo. Non so se lo conosci per PS2. Haven Call of the King. È no, presente? Mamma no. mia. Mamma mia che lerciume. No, dopo te Genere? lo... Di tutti. Dopo te lo devo... ragazzi, alla fine della live, se avanzano 10 minuti, trasmetto un video di questo gioco perché è una roba folle. C'ha un doppiaggio in italiano che è una roba vergognosa, se la fa venire da ridere. Ci sono tutti i generi, è un puzzle game, platform, sparatutto, hack and Ah, proprio slash, tutti i generi. tutto, un casino Ok. allucinante. No, no, è una follia, è uscito solo per PS2, doveva essere il primo di una trilogia. In inglese è doppiato recentemente, in italiano è doppiato sembra, vabbè, non vi dico, sembra un africano appena arrivato in Italia che parla, non sto scherzando, non sto scherzando. Dopo se avanza 10 minuti della live ce la ridiamo, ve lo faccio vedere, c'è un dei video, degli youtuber ci hanno fatti video, l'ho recuperato fisico là 10 euro, ce l'ho di là, una roba assurda, ragazzi. Comunque, si chiama Haven Call of the King, è uno dei giochi più strani che abbiamo mai visto. Comunque, Non lo qui conoscevo. altre mod, dopo te lo faccio vedere. Qui c'è altre mod. Mod per Grand Prix 4. Sì, Scusa, sono andato a prenderlo, che c'avevo di là. la E carta Grand mod. Prix 4 è ancora giocato adesso e ci sono un casino di mod, cioè c'è tutto per Grand Prix 4. Ci sono Sì. anche le Formula 1 degli ultimi anni. Ah, sì, È sì, incredibile, veramente un gioco avantissimo per la sua epoca. sì. Poi c'è Quinta Alba, torneo mondiale, torneo mondiale di Magic the Gathering, carta, quindi c'è pubblicità di Magic. Io a Magic non ci ho mai giocato, ho sempre giocato Yu-Gi-Oh! E Duel Masters. Pokémon. No, Pokémon non ci ho mai giocato al gioco di calcio, le avevo, ma... No. Lo so, giocavo a Duel Masters, che è una specie di ibrido tra Magic e Yu-Gi-Oh! Ma è durato tipo 5 anni, poi è sparito. Comunque, era una roba di nicchia un po'. C'ho tutte le carte, c'ho anche i giochi, ho tutti i giochi per Game Boy, per PS2. Comunque un gioco ibrido. In allegato con TGM trovi Rally Trophy, un gioco allegato. Bello. Poi qui ti fanno anche il servizio di sostituzione di CD-ROM se avete CD guasti o mancanti di TGM. È interessante Bello, sta cosa. Rally Trophy, tra l'altro dei Bugbear, che se non sbaglio sono gli sviluppatori di Flatout, se non sbaglio, non vorrei dire cazzate, ma dovrebbero essere loro. Ok, Bello, ed era uscito poi anche in allegato con PC Action, mi sembra. Infatti io ce l'avevo come allegato per un'altra rivista. ok. Vabbè, ti spiega come giocare multiplayer, l'hardware che corre, ti parla anche di un aggiornamento.
Ti dice di consigliare di installare la patch 1.01, anche la 1.0.11, attenzione, va Cioè, bene. confermo, il primo gioco degli sviluppatori che poi hanno fatto Flatout e più Mm, recentemente Wreckfest. ok, ottimo. E niente, ti spiega come connetterti online perché è molto più divertente. Poi, voce di corridoio. Max Blaster, che cos'è? Una specie di Bomberman? Bomberman, Sì, infatti, sembrerebbe. sembrerebbe. Cosa c'è Casa dei Fantasmi, non lo conosco. Si parla dei Wolfpack Studios, non la conosco questa società. Una casa software che ha Shadow sviluppato Vane. Shadow Bane, sì, 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 e anche Rise of Chaos. Qui si parla di un gioco su tipo sempre egizi, tipo Farao, Faraon, Figli del Nilo, esatto. Children of the Nile. Sì. Quel Koan 2 King of Wars non lo conosco. Va bene, andiamo avanti. Comunque sono le voci di corridoio, quello che dovrebbe arrivare, insomma, che sarebbe arrivato a breve. Il videogioco di Prezzemolo, ragazzi. Aiuto, assolutamente. Mamma mia, è vero, è vero, è Altro che vero, San Andreas. è vero, Dai. un po' come quelle robe tipo il videogioco di Aldo Giovanni e Giacomo. Però questo è fatto meglio, forse. Sì, direi di sì. Mamma mia. Il Oh, gioco da tavolo di Doom. sì, tutto Boh, italiano comunque, gioco di prezzemolo, board game di Doom. ci mancherebbe. Beh, ti immagini se l'avessero fatto, che ne so, boh, in Australia. Classico, classico personaggio conosciuto Sì, proprio sì, ti immagini, in Italia quel non c'è mondo. qualcuno che dall'estero è venuto a Garda e ha detto ci faccio un gioco sopra, in Italia non l'abbiamo fatto Poi invece. vabbè, adesso dico sta cazzata. Io da piccolo sentivo la pubblicità che faceva prezzemolo gelato San Montana. Montana! No? Io Tu pensi... pensavo che fosse il gelato al prezzemolo, infatti, boh, non mi tornava. E poi San non mi ispirava Montana! neanche il gelato al prezzemolo, dicevo, ma boh, mi sembrava proprio una schifezza. A parte Sì, che sì, nel sì, video non si vedeva il prezzemolo, cioè si vedeva il cioccolato, si vedeva, sì, cioè il sì, pan sì, di sì, Spagna, via, quello che è. sì. Infatti non capivo dove era il prezzemolo, però non so, mi sembrava una schifezza, infatti poi non l'ho mai preso il gelato di prezzemolo. Sentiamo quello di... Vabbè, Viper parla di che dice ha giocato Yu-Gi-Oh! Duel Masters, l'unico da avere perché la sua città non lo giocava. Il Pokémon la collezionavo e basta, ma Magic non l'ho mai giocato. Viper, allora, quando ci vediamo in real life, porta le carte di Duel Masters che ci voglio giocare, a parte Yugi. Portate tutte e due, così giochiamo, perché non è facile trovare qualcuno che in real life nel 2025 gioca ancora Duel Masters in Italia. Quindi magari portale, qui ti sfido. Grande Viper. Intanto ci vediamo quando capita. Perché questa pubblicità è il contrario? Sì, Non lo so. sì, 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 è Ma non, fatta così, ma non sembra niente di importante. è Non so, fatta così. Questa. non so cosa, neanche cosa sia. Visita adesso miracleworld.it. Ma cos'è? Un impossibile? Ma che strano, come mai queste mm, Sei, non c'hai la rivista a schermo, mi sa. come non c'è la rivista a schermo? Ah, sì, scusami. Scusate. Sì, vabbè, comunque, non è niente di importante. Parla di pubblicità, ma una cosa è certa, se sei affamato di videogames, vabbè, le cose di videogames. Poi, Allora, ti dico sta cosa qui, questa pubblicità era girata al contrario, cioè è così nella rivista, sì, sì, ma quando io l'ho scansionata, il software me l'ha raddrizzata automaticamente. pensa a te. Quindi, cioè, attenzione alla cura nei dettagli, se io fossi stato distratto, questa qui Sì, sarebbe stata girata. e nessuno se ne sarebbe accorto. E invece è proprio così che va. È vero. Qui si parla anche di un gioco di Shrek,
che è uscito un po' su tutte le piattaforme, è uscito per Shrek 2, PS2, Xbox, GameCube, GBA e PC. Bel Bei titolo, tempi, bei bei tempi, che tempi. c'è un tie-in per ogni film, per Sì, ogni cosa. sì, sì. Poi vabbè, erano un po' delle chiavate, quei giochi, la maggior parte, però alcuni Vabbè. erano belli. Quello di Toy Sì, Story 2 era spettacolare. mamma mia, su Nintendo 64 PS1, sì. Andrea se ne sarebbe accorto. Vabbè, ma tu Andrea cioè, sei matto. Te non fai testo. Sì, è vero, assolutamente. Virtual Grand Prix 2, realismo senza compromessi. Vabbè, è un simulatore appunto, di Formula 1, molto realistico. Esclusive per PC di New Wave Italia. Massive Assault, Strategic Command, Gunmetal, Voyage Centro della Terre, in francese, Viaggio al centro della Terra, Castle Sì. Strike e Pool 3D, Minigolf 3D, Ball in 3D. Boh, Boh, vabbè. non Non pi- classici, direi. No, non li ho mai visti, sinceramente, neanche uno di questi. Comunque, giocare gratis online, eccolo qua il dossier per una partitina. La sezione Flash and Java DGM online ti aspetta. Sono giochi Java, sostanzialmente questi qua. Sono giochi Sì. Java che io mi ricordo quando ero alle medie, nelle ore di informatica di nascosto si giocava a questi giochi qua. Io ho provato a giocare a Gunbound, ma non c'ero riuscito. È una sorta di Worms, Ok. però con omini al posto dei lombrichi. E poi avevo trovato invece Soldat, Ah, che sì, era sì, una specie di sparatutto in 2D, sempre online, a sì, scorrimento, cioè online o coi bot, vabbè, a sì. scorrimento. E quello ci avevo giocato parecchio, era carino. Io giocavo un sacco a Travian. Travian si chiamava. Sì, Quello sì. che devi fare le risorse. Anche Travian o Game, e lì poi Sì, sì, sì. era giochi dove dovevi aspettare miliardi di ore per costruire le cose. King Ah, sì. Viper, Facevi Java. Sì, esatto, esatto. E pensa che poi non mi ricordo c'era qualcosa, forse era un gioco che diceva patatone. Diceva- Era una patata, hai presente tipo Mr. Potato? Era sì. lì fermo, tipo animato in 3D, tu lo schiacciavi e faceva patatone. Così. C'era un mio amico che continuava a fare patatone, patatone, il prof si incazzava. Una roba così. Lasciamo Java. perdere. Ah, Era ma roba... Viper, non so se ti stai riferendo all'isola, ma no, non stiamo parlando No. dell'isola di Java. No. Comunque ci sono vari giochi Java, ragazzi, dell'epoca per browser, insomma, trovate, c'è di tutti, marci e non marci, ecco, ma quasi tutti marci. Ah, ecco Gunbound, Worms Evolve, eccolo qua. Sì, sì, sì. Mi ispirava, cioè, vedevo questi screen, mi sembrava una figata, ma non ci sono mai riuscito a giocarci. Mm. Non mi ricordo se era il mio PC che non lo so, non mi ricordo, però c'ho 'sto ricordo che non ci sono riuscito a giocare. Eh, forse non erano sufficienti le risorse o la connessione, non lo so. Siamo in tanti, ma c'è ancora un posto su TGM Online, 2 pagine. Arriviamo, Bello. ragazzi, al succo che è la preview di World of Warcraft. Sviluppatore interno, publisher Blizzard, vabbè, vivendo Universal. Uscita settembre-ottobre. Vabbè, parliamo della Blizzard, guardate che per l'epoca era tanta roba, a livello grafico era tanto. Quando ancora la Blizzard faceva dei bei giochi. Ah sì. Questa è DirectX 9 con tutta la vita, immagino. Giusto? Sa proprio di sì. Conoscendo il periodo. C'è una Non so, sì. bella, secondo me sì, una bella preview che anticipa tantissimo del Cosa. gioco, tutti gli aspetti, le meccaniche, gli skill point, dà proprio un bel assaggio di come sarà questo gioco quando ci sarà, ecco, che da lì è breve, insomma, qui siamo a maggio, dice che verrà versato a settembre-ottobre, insomma, da lì in poi molta gente rimarrà infognata a vita dentro sto gioco. Io Sono- World of Warcraft ho giocato solo a Pandaria, io invece Viper ho giocato solo sui server privati. Ah, beh, ok.
Ok. Aspetta che questa qua, È gratis. questa qua al Viper devo fargliela dire dalla voce robotica. Lei conosce quella citazione? Salve straniero, cosa posso venderti oggi? Belle cosine? Sai chi è questa? È una citazione del Gargoyle, del Goblin mercante di Medieval Resurrection per PSP. Adesso te lo faccio dire al robot perché voglio King morire. Viper. Vai. Salve straniero, cosa posso venderti oggi belle cosine? Belle cosine. È vero, vai perché era quello. Comunque, anche qua continua. Giochi per il tuo telefonino, solo 5,90 €, nessun costo di download, si scaricano direttamente dal PC il tuo telefonino. Ma Sì, se vuoi sì. Sì, sì, Tra certo. l'altro, alle medie, un mio compagno di classe aveva quel telefono e aveva quel gioco di biliardo e altri miliardi di giochi, tra cui uno con la fotocamera che dovevi, era tipo una realtà aumentata, tra Mhm. virgolette, e Ok. c'erano le zanzare e tu dovevi schiacciare le zanzare che vedevi nella fotocamera. Che figata. Figo. Sì, sì, c'erano dei giochi veramente fighi per quel Nokia lì. Beh, lì qui fa vedere che sono su di CD card, c'è biliardo, corso di cavalli, corso in auto, pocket te. Comunque dopo ci sarà stato anche quello lì, insomma, c'era tanta roba, belli, belli, belli. Sì. Vabbè, qui fa vedere sempre continua World of Warcraft. Buono. Poi arriviamo, c'è un reportage sulla LucasArts, su vari titoli di LucasArts. Qui c'è uno Star Wars Battlefront, Battlefront, sì. che Ah, beh, tempi nostalgici, altro classicone, remakeato malamente da Electronic Arts, purtroppo, purtroppo. purtroppo. Troppo sì. Remakeato e ributtato anche se non sbaglio, l'anno scorso, un paio d'anni fa, è stato un floppone mega buggato all'uscita, proprio una roba, cioè Eh, ormai proprio un minimo sforzo anche per il reboot. Tra l'altro, è uscito il trailer della remaster di, scusate, ho detto reboot, volevo dire remaster, di Deus Ex. Ah, è vero. m'è venuto male. Cioè l'hanno rimasterizzato dal 2000 al 2005 come grafica, è Mamma imbarazzante. mia. Deus Ex era un capolavoro però, come tematiche, tanta roba. Sì. Sì, era buttata ma era una merda, è vero, sì. King Viper. Si rebootata ma era una Vabbè. merda. Quanto dico, il remake del primo Medieval su PSP, quanto dice il mercante, belle cosine, eh sì, esattamente. Poi, qui continua sempre il reportage. E poi arriviamo a True Crime Streets of LA, una preview, non la conosco, però è un gioco di criminalità sostanzialmente, Sì, di band. io ne ho sentito parlare di recente, non mi ricordo in che contesto, e non ci ho mai giocato, però m'aveva incuriosito. Una sorta Sì, di GTA, se vogliamo, però sì, lo GTA però più incentrato sul crimine, sì, non con la libertà di GTA, però sembra divertente. Non capisco perché qua in mezzo c'è Shrek, perché c'è Shrek qua in sì. mezzo? Ludo, Lux o Flux, ovvero ricordi che non ti aspettavi. Non ho capito sta cosa. Perché No, c'è penso un... che sia gli sviluppatori che stavano Ah, lavorando anche. ok, 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 sì, 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 ho letto, ho letto. Bah. Abbiamo un reportage su Vampire the Masquerade Bloodlines. Giocone. Giocone, questo qui, assolutamente. Uno dei pochi e uno dei più bei giochi di ruolo coi vampiri. Sì, forse sì, veramente uno dei pochi, effettivamente, sì. Sì. Carino, è proprio iconico dell'epoca questo qua. E... L'ho giocato tanti, tanti, tanti anni fa, non mi ricordo più niente, però ragazzi, se potete recuperatelo perché c'è un remaster, no, niente di questo qua. Non credo. Sta per uscire un remake, se non sbaglio. Ah, ok. Dovrebbe uscire a breve. Comunque. E poi qui ragazzi abbiamo Blood Rain 2, la preview. Sempre rimanendo in tema di vampiri, Eh sì, tette e esattamente. vampiri direi. Esatto. Esatto, che tra l'altro
che tra l'altro qua sul canale, sul sito del DVG, ragazzi, potete trovare una rivista che è stata scansionata tempo fa, che è Girls of Gaming, dedicato a tutte le ragazze nel mondo dei videogiochi. C'è appunto anche lei, anche la protagonista di Blood Rain, cioè questa vampiressa di Blood Rain 2, ma veramente delle riviste interessanti, ma se non le conoscete andatele a recuperare, le trovate sul sito, nella sezione edicola del DVG, sul sito del dizionario. Ve le consiglio. Bella, direi... Le ragazze ci consigli? Come? Le ragazze ci consigli? Eh sì. Ok, Sì, sì. ok, ok. Dicevo, combinazione fatale quella della donna sexy con la vampire, con i vampiri, fenomenale, assolutamente. E per il resto, secondo me, è un gioco interessante, nel senso che comunque è un gioco figo, figo, perché c'è una figa anche, ma non solo per quello, per varie Vabbè, meccaniche. bel Per... gioco, Beh, sì, divertente, insomma. sì. Non è un No, non è capolavoro un capolavoro, però è un bel beh, gioco. Cioè, divertente. diverte, sì. Diverte, mi piace, le meccaniche mi piacciono, il design mi piace, tutto quanto. Anche Vedi bene, Ludovico. non mi, non mi ricordo le musiche come erano, il comparto sonoro, ma secondo me era abbastanza martellante, se mi ricordo bene. E cosa che dice Ludovico? Vede Grand Prix 4, Ah, ah, sì, sì. vede bene. Sì, sì, sì. Ci sono tutti qua, no, tutti no, però dai, ci stiamo lavorando. Sì, ci stiamo lavorando. Sto ricostruendo la mia infanzia. If Deadly Shadows, preview sempre. Non lo conosco, però è È una il roba. terzo Thief. È tipo una roba un po' la Robin Hood quasi. È uno stealth, è un Sì. vabbè, uno dei capostipiti per il primo Thief è un vabbè, non dico che ha inventato il genere stealth, però ha dato origine a un molte meccaniche dello stealth, appunto. Ok, Sempre gioco di Warren Spector, se non sbaglio, ok, lo stesso di Deus Ex. ok. Lui c'aveva due filoni, c'aveva Deus Ex e Thief. Ho capito. Non lo conosco bene, quindi. Poi correggetemi se dico cazzate, però comunque è Assolutamente, della Eidos Ion Storm, pubblicato da assolutamente. Eidos come Deus Ex e se non sbaglio proprio sono entrambi di Warren Spector. Ok. Vabbè, poi il massimo dal tuo PC, vabbè, i corsi interattivi di Xenia Educational, solo 15 euro, corsi multimediali con tutor virtuali, di Excel, Word, Access, in tutto, assolutamente. E qui arriviamo alla review, alla recensione di Painkiller, ragazzi. Mamma mia che figata, bellissimo, fuori di testa, per me, cioè è Sì, fenomenale questo sì, gioco. sì, giocone, giocone. Fuori di testa, bello. Anche a me mi son piaciute anche le, varie espansioni, diciamo così, poi le espansioni erano dei giochi a parte. Anche il, oddio come si chiama? No, Resurrection è il reboot. Overdose, ecco. Ah, sì. Mi era anche se, boh, non è piaciuto molto in generale, a me era piaciuto parecchio. Eran livelli random, però ci stava, c'erano delle armi fuori di testa, poi eri un Sì, diavolo in Overdose. Cioè proprio io gli hanno dato mi è piaciuto 84. quasi più dell'originale. Gli hanno dato 84 e... Oddio, Ci come sta, contesto... Sì, ci sta. Forse gli ho dato appena meno, gli ho dato 82, 80, però ci sta. Ci sta. Nel senso, nel ci contesto sta generale. alla fine insomma A è me un bel diverte, a me gioco. diverte molto, Sì, però... sì, sì, sì. Unreal Tournament UT 2004. Okay, allora ti faccio il quizzettone. Vai. Unreal Aspetta, Tournament aspetta, 2004. aspetta, aspetta, aspetta che ti metto a schermo perché... Vai. No, Ok. vabbè. Quindi- Unreal Tournament 2004, il primo Unreal Tournament con dei veicoli guidabili all'interno. Perché? Ok. Perché? Perché altrimenti... Aspetta, sto pensando. Fammi un attimo ragionare. Veramente. Ti aiuto. Vai.
Cos'è uscito in quegli anni? Nel 2004? Proprio nel Un 2004? po', un po' prima, 2002, Ma 2003, sempre per dello PC, stesso... dal 2001 in poi. Ma sempre dello No, no, stesso... Ah no? concorrenza, concorrenza. Ma non dello stesso genere? O sì? Nì, nì. È Fammi pensare. iniziato un cambiamento nel genere. Cioè, nelle arena? Sì, sì, sono iniziati a cambiare. Carmageddon, no, non proprio. Quasi, ci sei vicino, Andrea. Andrea Pastore, Eh, Emar Divugi, aspetta, Carmageddon. sto pensando. Qualcosa di un po' marcio? No, no, ti do, vabbè, un'indizione, Xbox. Ok, Xbox con i veicoli. Su Xbox, vabbè, cosa c'è? Halo, ma non c'entra Halo. Beh, come no? Come no? C'entra Cavolo, Halo? cavolo, Anche se non è arena, cavolo. vabbè, era quello. Insomma, è un'arena molto Sì, grande, non però era molto grande, ma effettivamente è un'arena, sì. Vabbè, in quegli anni il panorama effettivamente, inizia a spostarsi dall'FPS Arena classico, che era il Quake, il Real è vero. Tournament, Invece a, effettivamente, a giochi più grandi, no? Doveva essere tutto più grande, con più cose, quindi c'era Halo, vabbè, 2001 effettivamente, Xbox, poi è per vero. PC è uscito nel 2002, ed era uscito anche Battlefield 1942, il primo Ah, è Battlefield, vero, sì, è che era vero. anche quello, mappe enormi, veicoli. E quindi cosa fanno a Epic? Mhm. Ovviamente seguono il filone, perché Vabbè, dove vanno, diciamo, dove vanno le tendenze, no? diciamo che dopo quel titolo, insomma, è stato un po' stravolto tutto. Ormai gli standard prevedevano una certa ampiezza di mondo, di cose, cioè E ormai non ci si quindi, poteva più accontentare, effettivamente. e quindi dopo Unreal Tournament 2003, che poi praticamente era una beta di Unreal Tournament 2004, oppure, se vogliamo vederlo in altro modo, Unreal Tournament 2004 e Unreal Tournament 2003 coi veicoli, Mm. e È Unreal vero. 2 aveva floppato forte perché doveva essere un gioco strabiliante, seguito, vabbè, Unreal comunque aveva sfondato all'epoca, Unreal 2 è stato un flop. Mm. UT 2004 cerca di seguire la tendenza del momento, che sono appunto questi giochi molto più ad ampio respiro a livello di mappe, a livello di contenuto, a livello anche Sì. di combattimenti, Mm. però poi ovviamente sappiamo come è andata a finire. Già. Eh, Real Tournament 2004, poi c'è stato UT3, poi doveva uscire UT4, che però invece è diventato Fortnite fondamentalmente. Oddio, mamma mia. A me piaceva molto Serious Sam. Bellissimo. Mamma Serious mia. Sam è stato il primo multiplayer a cui ho giocato veramente migliaia di ore. E poi Sto scherzando. adoravo, però non Io era. giocavo ai tempi in cui c'era Zeb 89 sul Serious Sam, quello classico, eh. E Davvero? io ve lo dico, ragazzi, Zeb 89 cheatava, non c'era nessun anti-cheat, la Ma è community vero, era ma piccolissima. è venuto fuori che citava comunque. Lui dice di Sì, no, ma ma si sapeva anche all'epoca. Lui si era fatto addirittura, c'era sul forum, c'era uno spazio per, vabbè, adesso apro sta parentesi, ma perché io l'ho vissuta sta cosa. vai, Voi vai. Zeb 89 l'avete conosciuto dopo, quando lui ha iniziato a fare i video, i giochi di merda. Ma Ecco, prima prima, lui faceva i video di Serious Sam, e io ci giocavo, e mi ricordo che lui era bannato da quasi tutti i server, era bannato dal forum perché pubblicava i cheat. Praticamente, addirittura su Serious Sam c'è stato un periodo, appunto, non c'era l'anti-cheat, ognuno poteva moddare il gioco come cazzo voleva. C'era gente che si era fatta una mod in cui praticamente, vabbè, a parte texture tutte bianche, e le uniche skin che avevano delle texture erano quelle dei modelli dei giocatori, a cui avevano aggiunto una mega lampadina sulla testa, quindi praticamente anche se il giocatore era tipo dietro un muro, si vedeva la luce di sta lampadina dietro al muro, cioè era vede, una roba, ma proprio free for all. Quindi, cioè, che e be- Zeb era uno di quelli che usava ste vabbè, mod qua.
c'erano anche i video sul suo canale, i suoi video più vecchi sul canale erano di lui Andrea che citava Pastore, su Sirius Emal Sam, DVG. Vita Grande Infinita, cultura vabbè, Tex. c'erano tante cose. E No, poi, sì, poi sì, ma Zeb è stato da sempre la rappresentazione dell'incoerenza. Cioè, sì, ha sì, sempre sì. detto una cosa e ne ha fatta un'altra, oppure Ha dice una sempre detto cosa. che era un personaggio, quando invece poi alla fine la sua personalità è molto in linea col personaggio. Però sì, È tutto siamo e niente tutto, è la contraddizione vivente. Cioè, come per anni è andato avanti a dire che non avrebbe mai più tornato in Italia a streamare in italiano, per rinnegato, è tornato lì, poi trova sempre delle scuse, è sempre stato così, ma da sempre, eh? Come il ventilatore, come quello, il quell'altro, ventilatore. come dire, ma è una merda, poi che cazzo ne so, non monto mica ventilatori, sono gioco ai videogiochi, ma che cazzo, oddio. Cioè lo vedi che prima dice, ognuno dovrebbe fare quello per cui è competente, io parlo solo, e poi lo vedi che monta il ventilatore e dice che cazzo ne so io, loro non parlarne, coglione, no? E lui, vabbè, non ho parlato, però ho venduto di più. Cioè, alla fine c'ha sempre ragione lui, capito? Certo, ma Cioè, sì, ma perché al pubblico piace vedere un po' questo personaggio. Però sì, sì. insomma, non vabbè, noi lo sappiamo Un tutti. po' è solo personaggio, È solo sostanzialmente. personaggio, sì. Sì, sì, sì. È solo, perché Comunque insomma, anche su DBD citava anche lì, si lamentava, fine, infatti c'era tutta la community che ne parlava male di lui, anche l'estero che stava sul cazzo a tutto, lasciamo perdere. Vabbè, comunque è un personaggio, comunque cioè. Zeb A me fa ridere, quello dei tempi d'oro faceva ridere tanto. Zeb nasce dal cheating su Sirius Sam, Eh, autoproclamato campione del mondo di uno Sirius Sam, ragazzi, aveva che commenti non, di che non, 50 persone. che non c'era Ah, niente, non c'era nessun re, non c'era comunque, niente. a parte Zeb, c'erano giocatori italiani veramente forti su Sirius Sam. C'è un ragazzo con cui sono ancora in contatto, Federico, che Mhm. saluto, beh, non ci guarda, però lo saluto lo Vabbè. stesso. E lui era veramente forte, era un mostro Sirius Sam. Altro che Zeb 89, ragazzi. Però vabbè, anche di alt poi in realtà su Sirius Sam vinceva chi aveva la connessione migliore, perché era molto Vabbè, dipendeva molto dal ping che avevi, quindi c'erano certo. magari gli svedesi o anche i russi che c'avevan la fibra, la 100 mega, la FTTP, scusa, sì, la FTTP, Sì, sì. e spaccavano i crani a tutti, King ma Vaipar. perché vedevano le cose Sì, prima un personaggio e alquanto quindi insomma strano. era un po' così. Sì. Sì, è un personaggio strano Viper. No, non c'è una classifica ufficiale. Si facevano dei tornei tutti gli anni, c'era un torneo organizzato sul Sì. forum, Sì, dove sì, chi sì. voleva partecipava, ma, Esatto. non è che ci fu comunque Zeb non ha mai partecipato a quei tornei, quindi No. Comunque gli è andato 88 a Unreal Tournament 2004. Ci può anche eh, stare perché del mhmm, genere, forse un po' troppo, però forse 85 sarebbe stato meglio, però. Però non del gli avrei genere. dato più dei Painkiller. Eh. Però Poi, vabbè, poi in realtà, molte cose si scoprono cioè alla beh, fine sì, conta più sì, quello che c'è scritto nella recensione sì. Poi che il ragazzi voto. abbiamo Breed. Braid che è tipo un Halo, sostanzialmente, però più sconosciuto, che però Dicono. non sembra malaccio, però rispetto ad Halo, secondo me, non lo so. Non so cosa posso Ma sono offrire, non so cosa posso è l'epoca. sì, è stato realizzato con l'obiettivo di surclassare Halo sotto tutti i punti di vista, magari dal punto di vista tecnico, le cose, sì, però non lo so. Poi Ma non c'è riuscito. non credo che sia riuscito. Comunque, sia nell'articolo di UT 2004 che in questo qua di Breed si cita Battlefield 1942. È vero, sì. Assolutamente. Ne ha dato 75 gli è andato, quindi non è che forse, No, no, cioè, no. non gli ha dato molto. Non ho capito questa pubblicità dell'Olidata con la tipa che occupa metà della pagina, però non lo so. Eh, Così, per attirare l'attenzione. se compri un PC Olidata che assomiglia sospettosamente a un Mac,
Esatto. potresti attirare ragazze poco attente o poco... È vero. Perché vedono che c'è il Mac. Ah, allora sei ricco. In realtà non è un Eh, Mac. Non è un Mac. Questo qui l'ho giocato alla follia. La recensione di Imperium, le guerre puniche. Questo qua l'ho giocato in gestionale, l'ho giocato al vomito, veramente. Questo qua, ragazzi, eh, questo è tanta non è il roba, mio eh. genere, Non è il tuo genere, no? non è il mio genere. Beh, io l'ho giocato tantissimo sto qua, tantissimo, mi sono divertito come un matto, facevo le partite contro mio fratello, il LAN, nella stessa casa, lui sul suo computer, eravamo nella stessa camera da letto, bambini, ragazzini, lui aveva il suo PC, io il mio tipo a 5 metri di distanza e giocavamo in LAN l'uno contro l'altro. Che divertimento, ragazzi, come l'altro era Empires, l'alba del mondo moderno, tanta roba. Che divertimento. E l'altro era Majesty, The Fantasy Kingdom Sim, in due, online, follia pura. Gestionale, fare la civiltà, fare il villaggio, la città, conquistare, difendere, le risorse, gestire le risorse, le unità. Ne ha dato 80. Sì, è concentrato sulla storia di Roma, sulle guerre puniche in particolare, quindi Roma Mm. contro Cartagine. Questo qua è uno di quei famosi giochi della FX che FX ti Interactive. lanciavano addosso. Ah, ecco, vedi, infatti mi ricordavo Come, bene. vabbè, Te poi li c'è, lanciavano, c'erano dappertutto quei giochi sì, FX che li trovavi. nelle edicole trovavi dai 5 ai 9 euro. C'era, sì, che poi erano pubblicati dalla Ascaron. Ascaron, che era tedesca, mi ricordo che di questi, cioè, di FX belli c'erano Sacred, la leggendaria Sacred, c'era questo qui, c'era Empires, c'era il gioco di Robin Hood, che non mi ricordo come si chiama, sì, Robin Hood si chiamava, sì. Poi c'era quell'altro, Drakensang, Mhm. Drakensang. Sì. Poi c'era, beh, ovviamente gestionale, Patrician tra l'impero dei mari, i vari Patrician. E Quindi, anche qualche Tycoon, sì, sì, forse. sì, 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 Vabbè, giochi di assolutamente. guida, Toca Race Driver, mi sembra. Io mi ricordo invece, MotoGP non era è pubblicato da vero, FX. è vero. Io mi ricordo poi che c'era invece Need for Speed Most Wanted che era uscito sul giornale, non mi ricordo che giornale, che era una serie massima a basso costo e c'era il primo gioco era quello di Pete Jackson King Kong e il secondo era Need for Speed Most Wanted, comunque li trovavi a 5 euro in più col giornale te li davano per PC. Mamma mia. Ci ho giocato per la prima volta quest'anno a Most Wanted. Io quello del Per la prima 2005. vol Sì, 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 per la Io prima già, volta nella mia vita. ma io da piccolo il problema è che avevo il computer, avevo un portatile, era un Cosmio F20, aveva 512 MB di RAM. Aveva processore, era un Pentium 4 da 1,86 GHz da portatile, poi c'aveva una scheda video, era un Nvidia GeForce Go 6600. Ah, Comunque no, non era male, era un PC del aveva 2001-2002. una scheda video? No, no, era potentissimo. Il problema è che quel gioco lì, Most Wanted, è pesissimo. Era pesissimo anche su PlayStation 2, uno dei giochi più pesanti. Tutti quegli effetti particellari, atmosferici quando gareggi. Era pesantissimo. Mi ricordo che la ventola era sempre a Sì, bomba, bomba. ma ti dico 'sta cosa buffa. Io ho giocato all'originale quest'anno, vabbè, ci ho giocato su Steam Deck, ma la cosa buffa è che il gioco vabbè, c'ho il contatore dei frame, lui ti Sì. segna sempre 60, ma certe volte il gioco gira a 30, non c'è dubbio, non c'è dubbio, lo vedi proprio che cambia e non si capisce perché. Anche sui sistemi moderni, è proprio è strano, è strano. Io l'unico modo Versione che... PC, eh. Sì, 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 su PS2 non gira meglio, quindi tranquillo che Okay. forse l'unico, penso, forse l'unico modo per giocarci decentemente, non lo so, guarda, sinceramente, forse No l'emulazione. vabbè, ci ho No, ci si giocato fino a gioca. È difficile di avere le performance perfette perché è un gioco forse un po' non programmato benissimo, un po' molto complesso a livello sì, grafico. Comunque era sì, già pesante all'epoca, mi ricordo, però è bellissimo quel titolo lì, C'è una sì, storia sì, bellissima. sì, sì, m'è piaciuto. No, è bellissimo. Poi la parte finale con la polizia che ti inseguono, Madonna, Ecco, l'andiamo. allora,
mi è piaciuto tutto, la cosa che mi è piaciuta di meno, devo dire, gli ultimi inseguimenti con la polizia, non quello finale, vabbè, quello Ah, finale ok. ok, però quando devi fare gli obiettivi, quindi devi fare un tot di taglia, Sì, inseguimento con un tot di macchine, poi scappare, quello lì l'ho odiato perché beh, era un reset continuo. Tra l'altro col fatto sì. l'impound strike, alla fine ho iniziato a fare alt F4 quando perdevo gli inseguimenti, se no mi bloccavano la Esatto. macchina dopo. Sì, Cioè sì, dopo 3 esatto. strike Esatto, quindi esatto, siccome poi esatto. i soldi non fioccano, ho iniziato a chiudere il gioco proprio di brutale. No, non è vero, è vero. Io penso che l'ho finito a 12 anni quel gioco lì e ero impazzito. Eh, ci È andato credo. fuori di testa a fare il 100%, è andato fuori di testa. Comunque, vabbè, a parte il remake che han fatto, che per me è abominevole, Sì, il remake è ehm, abominevole. c'è una specie di remaster fatta da un fan fondamentalmente, che si chiama Most Wanted Remastered, se non Ah, sbaglio. non lo sapevo. Sì, Questo s non lo vabbè sapevo. è una collezione di mod Ah, messe insieme che non l'ho provata, però aggiungono macchine, migliorano un po' la grafica, insomma. ok. Se ci dovessi rigiocare Ah, proverei sì, sì. quella, ecco. Sì, 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 sì. Grazie per avermelo detto. Anzi, per PS2 c'era anche la versione Black che c'aveva delle macchine in più. Ah, Black Edition. okay. Forse la no, no, niente. Che è uscita, Sto io è uscita un anno dopo. Secondo me solo su PS2, però non vorrei dire una cazzata. sì, sì, sì. Comunque, PC Action, vabbè, pubblicità, pubblicità. Capiamo la recensione di Rainbow Six 3 Athena Sword. Non l'ho giocato ovviamente. Non so tu. No, 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 no. Rainbow Six, solo Vegas e Mm. Vegas 2. Ok, andiamo un po' veloce perché già una certa oretta. Sony DX Adventure Director's Cut, ma da quando Sonic è su PC? Ragazzi, purtroppo Sempre. la Sega è diventata solo software house, e quindi questo gioco non l'ho giocato, però Uno dei migliaia di Sonic. era dei migliaia di Sonic. Io devo dire che Sonic, a parte i classici, non è che li ho giocati molto. Non ho mai giocato quelli 3D né per Saturn né per Dreamcast, dovrò recuperarli. Però io non sono un grande esperto di Sonic, più che altro ho giocato solo su Mega Drive i classici, però non è una saga che... Cioè, riconosco la sua originalità, le sue cose, però ho sempre preferito Mario purtroppo, anche se Nintendo mi sta un po' qui come meccanica e tutto, però mi sono sempre promesso di riapprofondirlo. In 3D secondo me non rende così bene come in 2D, però sono Non lo gusti so. miei. Non lo so, io non ho mai approfondito. Secondo me è molto carino quello su Dreamcast, che si chiama... quello dove c'è l'orca. Quando gareggi che c'è l'orca che ti viene dietro nei primi livelli. Mh, conosco Ludovico, pochi Sonic. Ludovico Viper, scrivetelo in chat, so che voi lo sapete. Primo Sonic che ha avuto questo Viper. Ah, ah, niente male. Niente male, Viper. Poi vabbè, ne hanno dato 81. Console Mania, pubblicità di Console Mania, sulle console, le vediamo anche queste di solito. Questo cos'è? Recensione di Africa Corps vs Desert Rats. Boh, Mai visto un gioco è di... un'espansione mi sa. No. No, no. Quello che ha pubblicato è Monte Cristo Multimedia. Va bene. 67 di andato, molto poco. Vabbè, Non per un so. gioco fatto dal conte di Montecristo. Addirittura Tortuga Pirates of the New World è dato 60. Ah, è l'Ascaron. È questo qua che c'era anche nei giochi FX. Questo qui c'era, mamma mia. No, questo però era bruttino, Okay. Tortuga. C'era quell'altro invece che era molto più bello. Comunque, è dato 60. Eh. Commento: non è che Tortuga sia fatto male, ma e poi No. lo blasta. Non aggiunge niente a sue console, è uscito parecchio tempo fa. Sì, no, diciamo che è un po' vecchio come tutto, come meccanica, come stile di gioco. È una roba da primi anni 2000, primissimi anni 2000, come i Patrician, eccetera. Non è che ha innovato molto. Qui c'è un simulatore di treni, Railroad Simulator 2004. Va bene. Gioco molto longevo.
Longevo. Giusto, Ah sì, 5 di cazzo, longevità. cazzo, è vero, sì. Carisma 1. Vabbè. Comunque sì, se uno gli piace queste simulazioni, sicuramente lo trova interessante. Poi abbiamo Gangland, è un gioco di, anche questo di, immagino, di gang, di criminalità, immagino. Sì, deve essere Un un ponte tra gestionale. GTA, sì, gestionale, però è andato 58. Penso che sia uno dei commenti più bassi che abbia mai trovato. Cioè, Ma qui qualche stroncatura la davano. la davano, vedo. Figa, 58 è proprio basso. Guarda, è andato praticamente 1 e 2 in tutto, però te la grafica che è andato 3. Capire più che un gestionale, forse un no, RT, uno strategico in tempo reale. Boh. Sì, non lo so. Bad Boys 2, anche questo. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Will Smith, Eh, mamma mia, è andato 45, 45. Cioè, ha preso tutto uno, tranne grafica e sonoro che gli hanno detto due, ragazzi. Neanche la sufficienza, niente. Ma guarda lo Aiuto. screen in basso a destra. Mamma Chi, mia. chi è quella persona? Dovrebbe essere Will Smith. Mamma mia. No. Sì, dovrebbe essere lui, credo. Oh, Sì, sì, dovrebbe essere oh, lui. ok. Qui sono le magliette di GM, Solita pubblicizzate. pubblicità Mm, ormai. assolutamente. Talent Zone. Abbiamo Atlantis 3. Abbiamo il segreto del Nautilus. Non conosco niente di questo. Avventure grafiche. Tutti dei budget, sì, avventure grafiche. Ah beh, sì. Questa era la budget zone, scusate, sì. Invece questo Talent Art, Talent Scout. Ah, questo Talent Scout Ah, cos'è? Cosa hanno fatto? Marble Madness in sono 3D. sì, sviluppatori in erba che fanno giochi e Sì, sotto sì, ci sono invece le immagini sì. fatte da Hanno fatto Marble Madness in 3D lì, cioè, vedo. Sì, poi questi qui sono giochi a budget. Atlantis 3, segreto nel Nautilus. Vabbè, hardware, parliamo del processore Pentium 4 3,2 e Prescott. Prescott. Prescott? Non Sì. lo conosci te? No. Sì, ma di Pentium 4 ne sono usciti una marea. Se Pentium 4 è come dire, vabbè, non come dire i7, però insomma ne sono usciti parecchi, quindi Il mio era Pentium 4 sì, sì, ma ed era da 3,2 GHz. ci sono state tante generazioni di Pentium 4, però Sì. 6, 400 euro. Comunque, se pensi che adesso la seconda CPU più veloce che c'è per il gaming la paghi sulle 300 euro, perché è il 7800 X3D, che adesso si trova spesso Mhm. su Amazon a 300-320 euro. Direi che a livello di processori siamo migliorati molto, 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 perché se consideri anche l'inflazione sono scesi Sì, proprio i prezzi. sì, sì, come prezzi sì, è vero. Sì, Poi le schede video invece hanno schede fatto un po' il video, contrario. Però schede video è una cosa a parte. questo Qui c'è bellissimo PC trasparente, Avevo la tutto trasparente. La Karma Station Budget Gamer, Ed prezzo al pubblico non dichiarato, va non bene, si sa, no. non si Sì, sa ancora. migliaia di euro. Orrendo, Cioè, Eh, bella l'idea del case trasparente, ma sì, che per la ventilazione, per il flusso d'aria c'ha un buchino davanti, un è buchino di vero, lato, è uno vero, dietro, sì. poi sopra c'è quel raffreddamento a liquido orrendo, inguardabile, quel radiatore, Sì, sì, cioè, veramente. ragazzi, Mamma mia, tubi morbidi che per carità, ci sta, ma c'ha 6000 tubi, sembra Dio buono, vabbè. Quella assolutamente. luce blu sulle Si illumina vente. tutta di blu, si illumina tutta di blu, va bene. Poi abbiamo un hard disk qua, lettore, no, un lettore portatile di MP3. Trasferimento dei file, va bene, mai sentito. Questo è un masterizzatore, TDK, Masterizzazione. TDK, sì. 156 euro costava. Oh, il SciTech, ce l'avevo quello. Ce Bello. l'avevi?
Sì, non assolutamente. il Rumble, c'avevo la versione Ah, senza la vibrazione, 35 € veniva però col Rumble. mi è durato, ce l'ho ancora da qualche parte, a casa dei miei. Si era consumato tutto l'analogico di sinistra, però funzionava. Vabbè, Non ha poi mai c'è, driftato. wow. Poi c'è il Tech Mm, Solo, questo qua non so cosa sia, vabbè, impianto Un audio, impiantino, sì, stereo, sì, cos'è un Dolby? sì, sì, Sì. E poi sì, abbiamo, sì. cosa che dice sotto, 100 terabyte in un solo disco? Seagate Sì. ha un certo... Sì, 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 sì. sì. A 98 terabyte, certo, sì, sì, sì. Per il 2000, Magari per il 2010, se 100 terabyte. 2010 1 tera, Sì, appunto, che quindi 100, che 100. Ma che cazzo Ah, il Cytec, questo qua è famoso, questo qua. Il Cytec settino, questo qui ce l'ha, questo qui è per il fly stick, questo qua. non ho mai avuto un joystick così io. Neanch'io, però li ho visti in giro, anche quel Dragonfly lì, carini, molto carini. Non costava neanche tanto, Oddio, 39. Dragonfly non è proprio No, lusinghiero no, qua, no? no, quello là, il Cytec, Dragonfly è più economico, si vede. Windows su cellulare? Mm. Te lo sta parlando. Visionario, display acceso. Sarà uno dei primi prodotti a essere basato su Windows Mobile 2003, è vero, sì. Aiuto. Windows Mobile. Ah, ragazzi, tra l'altro sono, è scaduto il supporto di Windows 10, eh. Giorno Eh, tristissimo. è vero, ne Vabbè, parlano tutti, è cos'è? 2 vero. giorni fa. Sì, è vero. Però vi svelo un segreto. C'è una versione di Windows 10 che è supportata fino al 2032, quindi So qual è. Windows la 10, LTSC IOT. NTSC. NTSC, sì. Mm, Non tutte le LTSC, la È vero. versione IoT. Ah, sì, è vero. Comunque si può ottenere abbastanza facilmente. Sì, è vero, sì. Io... Io ho Windows 11 al lavoro, Mhm. ma ho già, mi si è già corrotto il sistema operativo. È una roba imbarazzante Windows 11. E l'ho anche, ci ho fatto un bel debloating, quindi un po' di cagate le ho tirate via. Però comunque di un'instabilità allucinante. Lo so. C'ho il mio server, c'ha Linux, è acceso da 3 anni e non ho mai avuto problemi. Il PC del lavoro, c'ho Windows 11 da 1 annetto e l'ho già dovuto riformattare 2 volte. Ma perché cosa ti dà problemi più che altro? E dopo un po' si corrompe da solo. Giuro che non faccio nulla di particolare. Office, browser, però dopo qualche mese Sai perché mi preoccupi? Perché io ho tutto Windows 11 e non ho un backup ancora completo di no, tutta ma la mia roba. probabilmente è un problema, una combinazione di hardware e software, però insomma, non è l'unico PC. Sul PC dove faccio le scansioni a casa c'ho anche lì Windows 11, Mm, perché purtroppo lo scanner non è supportato su Linux, non ci sono proprio i driver. ok. E quindi vabbè, c'ho un PC con Windows 11 a casa e anche lì m'è successo qualche giorno fa. È un PC cioè serio, non è un PC da ufficio, è un PC da è il mio PC da gaming che usavo prima di avere questo qui, Mhm. Sì. quindi è abbastanza recente, 2023, Mhm. c'aveva top Tutto. processore AMD della scorsa di AM4, e quindi c'ho il 5800X3D come processore e la 6950 XT come scheda video, quindi top processore, Ok. top scheda video della vecchia gen. Ok. PC ancora tuttora molto performante. Sì. Scansiono 40 pagine, c'ho solo il software dello scanner aperto, il PC si pianta, ma si pianta di brutto, proprio che non rispondeva più neanche Task Manager né niente. Ho dovuto fare un reboot col tasto, ho perso 40 pagine scansionate. Così, Non ci credo. bestemmie, 1 ora e mezza di lavoro e vabbè. Windows 11. Mamma, mamma, aiuto.
Andiamo avanti. Andiamo oltre, sì. Che siamo in fondo, che se no non finiamo più. Tanto 40 pagine del numero 87, che sono 180 pagine. Madonna, tutto lavoro da rifare. Andrea Sa già stato rifatto, però Sì, però, che palle. ho pianto. Mamma mia. Ci credi? Abbiamo poi l'angolino replay sulle console, dove c'è un recap storico, vabbè, parla della nascita delle console, quindi Pong, Splatterhouse, Arcade, Find Out, Arcade. Poi abbiamo Frag Zone. Belle. Bello questo setup per il LAN party. Hai visto? Sì, Bello, bello. bello. Oddio, le sedie non mi sembrano comodissime, però No, è bello però sì, esteticamente. molto De atmosferico. quei monitor alti così, boh, mi Sì, danno l'idea proprio ah, di ergonomia. altissimi, è vero, sì, 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 sì. Ancora avanti. Vabbè, qui ci sono qui si parla sempre dei giochi online, Sì, sostanzialmente, sì, sì, sì. dove si fragga. Abbiamo RTS Dark Space, come FPS Call of Duty. Di RTS sarebbe, aspetta, c'è un vuoto. Real time strategy. Ok, sì, esattamente. FPS Call of Duty, abbiamo visto. Quale Call of Duty è, non lo so. È il primo. Ah, il primo, proprio il primo, Sì, sì. ok. Sì, sì, Beh, il primo e l'ultimo Call of Duty con la barra della vita, eh sì. perché dal 2 in poi c'era la vita che si ricaricava da sola. Io l'unico Call of Duty che ho giocato è The Fine, come si call? No, Finest Hour. Sì, Eh, Finest Hour, pro PS2, l'unico che ho giocato in vita mia. okay. E io sono arrivato vabbè, a parte il 3, era Mm? un'esclusiva per console, Mhm. che non c'ho mai giocato e vabbè, non prima o poi pensavo di recuperarlo. Ho giocato Sì. fino al Black Ops 2, ma Black Ops 2 l'ho giocato oggi l'ho finito, per la prima volta. E anche... Ero Ah, arrivato a sì. Modern Warfare 3 e piano Ah, piano, solo le piano piano. no, in realtà ho giocato anche al Modern Warfare 2, quello uscito nel 2022, Mm, qualche anno fa, ma non no. E vabbè, un po' Warzone con gli amici, ma bah, vabbè. non ci siamo più neanche coi COD. No, assolutamente. Io gli unici sparatutto che mi piacciono molto sono che sono dei role playing shooter RPS, Mh? i Borderlands. Ah, bello. Borderlands. Oddio, anche lì Borderlands 4, non No, so no, se no, hai no, visto ne parlo dei primi, in particolare il i 2. primi vabbè, l'1 l'ho platinato su Steam. Era Sì, ancora fattibile, un'ottantina di ore l'ho platinato. il 2 Il fuori. 2 no, però l'ho Il 2, finito. il 2 non devi avere una vita. E quest'anno abbiamo giocato al 3 con Ah. degli amici. Mhm. Poi c'è anche Bello, molto divertente. poi c'è anche il pre-sequel. Il Pre-sequel. pre-sequel, quello non ci ho mai giocato e anche Tiny Tina ce l'ho lì nel Mhm. backlog. Ok. Vabbè, giochi di sport, LED, RSL, MMORPG Star Wars Galaxies. Poi Eh, vai, questo, a me il 3 è piaciuto più del 2, devo dire. Perché King per un Viper. semplice motivo, le armi Borderlands 2 è il mi han dato più migliore. Il 3 e soddisfazione. 4 E evitatelo secondo me come il la fulcro del peste. gioco son proprio le armi. Le armi del 3 mi son piaciute di più rispetto al 2. Però il mio preferito in assoluto penso l'1, ma perché ci son più affezionato. mhm. Poi abbiamo questa pagina qua dedicata alla solita ai trucchi, cheat, cioè non fix, trucchetti vari, diciamo. Come dice tutti i cheat, abbiamo di Far Cry, Total Club Manager, ci sono insomma, vari trucchi, cheat e quanta... Oddio, cos'è sta roba? Va Davide bene, Galeofaria? speriamo che...
Tu sì. Ehm, anche Splinter Cell. Ah, Spell Force! E va, Spell Force giocavo un casino. Spell Force Order of the Dawn. Bellissimo questo gioco qua. Ho giocato veramente un casino. E qui mi mettono modalità God Mode e quant'altro. Va bene, qui c'è. Ah, qui c'è anche Serious Sam dell'Amer Encounter. Hai Sì, visto? con la faccia del Che, RAF che la ovviamente. faccia del rap, sì, sì. Sì, ma tutti i mesi, se ci fai caso, tutti i mesi c'è un'immagine di questo Alex Skate, o non tutti i mesi, ma quasi, insomma, molto spesso. Più o meno. Tutte le robe di questo calibro qua, Ah, sì. Time Machine. Qui c'è un po' un angolo di vecchi, cioè dove si ripercorre un po' la storia in questo caso dei. Vabbè, abbiamo Flight Simulator, che praticamente è uno dei primi giochi di simulazione di volo, che è del 1975. No, aspetta, 1000 che ve lo dico. Del. Non riesco a trovarlo. Era per Apple 2 questo gioco qua. Non so di che anno sia, è fine anni 70, una roba del genere. Comunque era, boh, sì, proprio. sì, sì, sì. Sembra, Flight sembra vettoriale, ma non è vettoriale. Simulator. World of War sottovalutato, stupendo. Sì, sì, sì. World at War, Call of Duty 5 poi. Mhm. Al lancio non aveva riscosso grande successo, invece secondo me è una delle campagne più belle. Vabbè, parte Call of Duty 4 che è la mia preferita in assoluto, la missione, in italiano non mi ricordo, All Gilled Up, quella dove Mhm. sei a Pripyat con la ghillie Ah, e sì, ti passano sopra tutti i carri armati e non ti vedono, stupendo. Però la sì. campagna di Call of Duty 5 World at War è quasi un horror. È vero, sì, Ehm, è vero, è vero, sapevo che ce n'era uno che era quasi un orbo. veramente bella la campagna, molto sottovalutato. Cioè. Poi abbiamo Mobile Zone, qualche gioco mobile per telefono. Guarda che bei telefoni c'erano una volta. Sì. Bomberman, Pitfall The Lost Expedition, Tony Hawk Pro Skate, carini però, eh? Mh, mh. Re-Engage. Sì, l'Engage, la macchina che devo recuperare. Bova Byte, Pastro Scrocco Hard Stuff, questa Beh, tutta roba le folle. le vignette in stile 13, Esa- 13°. esatto. I piccioni possono trasformarsi in animali inutili per eccellenza, nonché malvisti decoratori di monumenti, in ottimi strumenti di supporto per la grande rete. Certo, Aiuto. soprattutto i piccioni viaggiatori. Sì. C'è fumettino. Music Machine, vediamo cosa usciva all'epoca. E va. L'album di Patience di George Michael, uno dei miei album preferiti. Comunque. Ah, ancora questo Pacifico che c'era l'ultima volta, mi ricordo. Questo artista qua che si chiama Pacifico. Io non l'ho mai sentito. No, neanch'io. Ma che cavolo è sto Pacifico? Non lo so. È Boh. un boh, ma qualche marchettato forse. Non lo so, io non l'ho mai sentito. Linee melodiche, vabbè. Anastasia, il suo album Anastasia, Sony Music, è quello dove c'è qualche hit. Vabbè, c'è Sick and Tired, mamma mia. Sì, quella lì dovrebbe essere come più famosa. Poi c'è di George Michael Patience, che è un album fenomenale, uno dei suoi album migliori, ragazzi, se vi piacciono le sue canzoni. Precious Box, Flawless, Go to the City. Sì, in particolare questo. Shoot the Dog, Freak, mamma mia, che pezzoni. Se vi piace un po' la roba pop classico. Poi di film Matrix Revolutions, c'era una volta in Messico, Six Feet Mh-mh. Under, Genere della Truffa, La ricerca di Nemo, ragazzi, che all'epoca era un capolavoro, mi ricordo, ed era veramente fenomenale. Visto al cinema era fenomenale. Da piccolino ero rimasto molto colpito. Tra l'altro mi piaceva molto il gioco per Beh, PS2. sì, sì, è un bel film, insomma,
divertente. Sì, erano dei... Anche il genio della truffa, Sì, uno anche dell'epoca quello. classica di Nicolas Cage dove non cambiava mai espressione. È vero, è vero. Ancora non aveva imparato quella skill, No, e fa fa il tizio, fa il genio autistico che sì, c'ha 1000 manie, chiude la porta 3 volte, sì, è vero, è vero, è vero, sì, 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 è verissimo. che poi alla fine vabbè, ve lo spoilero? Film di 25 anni fa, 20 no, 21 anni fa, ve lo Spoiler, spoilero? Fa spoiler, il genio spoiler. della truffa e poi alla fine invece viene truffato lui. Bravo, giusto. Poi, console Maniacorn, l'angolo delle console. Hack Infection, mai giocato ragazzi per PS2. Pitfall The Lost Expedition per PS2. Fanno delle mini recensioni anche per giochi di console. Champions of Norat, ragazzi, l'ho giocato alla follia. L'ho finito 3-4 volte qualche anno fa. Con vari personaggi. Che come seguito c'è Champions Returns to Arm, sempre su PS2. È un bel titolo, però c'ha molti problemi tecnici. Era su dual layer su PS2, quindi era bello pesante. 8 giga e mezzo di gioco. E molto spesso sparisce la musica. C'è dei problemi. Insomma, la console fa fatica a gestire cioè, la RAM, cioè dei problemi di RAM, di gestione della RAM quel gioco qua, però è molto bello. Che voto gli daresti? Ma sì, 76, perché alla fine dello stesso genere c'era anche roba migliore, cioè c'era anche Baldur's Gate per PS2 che sono anche meglio, per dire. Mh-mh. Però insomma cioè, comunque molto classico, molto tradizionale. Poi Friday Night per PS2 Xbox, Alias, che è come la serie, cioè il gioco della serie, Xbox PS2, Ecco, Harry, Unreal 2 è quello di cui parlavamo prima, Sveglio per Xbox. floppettone. Ah, poi c'erano delle esclusive Xbox, Unreal Championship e Unreal Championship 2, che in realtà erano bei titoli. Al Sì. primo ci giocavo a casa di un mio amico, giocavamo a Deathmatch coi controller e Ah, non c'era sì. assistenza alla mira, non mi No, ricordo no. neanche com'erano i comandi, ma per Mamma me mia, sì. era un delirio giocare Sì, a uno sì. sparatutto col controller, Mirare era difficilissimo. difficilissimo. Vabbè, Splinter Cell Pandora Tomorrow per Xbox. Final Fantasy Crystal Chronicles per GameCube, che è specifico del GameCube, non l'ho mai giocato. Non ne so No, non assolutamente conoscevo niente. neanche. Ecco. Tecno TGM, vabbè, si parla un po' di roba nerd, quindi un po' del PCI Express, Mh, varie interfacce, DDR2, standard memoria prossimi anni. DDR2, madonna, siamo al DDR5 adesso. sì. Incredibile. Funziona un po' come spiega il funzionamento. Qui la pubblicità di Gangland, ma abbiamo visto che ha dato voti bassissimi. TTM Mail, che la pubblicità qui ve la potete leggere con tutta calma se volete leggere. Raffo senti qua, che qui c'è un Oh, gatto. eh sì, è la cosa del gatto e la Ah sì, marmellata. sì sì, sì sì sì, che spiega la spiegazione che per cadersi se Ho stesso, è vero, è vero, è vero. fatto un bel rendering qua in Sì Blender sì, o sì sì, il rendering. Aiuto. Perché la marmellata cade sempre di girata, il gatto invece è sempre in piedi, quindi spiega. esatto, crei energia infinita, perché Esatto, non tocca mai esatto, terra, continua a girare. esatto. Odio ancora la Hercules. La pubblicità di quella console lì che ce l'ho io a casa. Mamma mia. Quindi- Perché ci tenevano proprio che la gente gli desse fuoco a Sì, quella. sì, 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 che sembra un fornello veramente. Cioè, io ce l'ho a casa, ma erano delle più economiche. Io l'ho venduta, però andava ancora tutti questi anni. Io, tutti quelli che conosco, non gli è durata. A me è durata, però le plastiche si stanno tutte sciogliendo. Ma il caffè lo faceva bene, No. quindi no. No, 249 € è un po' uno sproposito per quello che dava. La qualità audio della scheda interna era... Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Vabbè dai.
E poi ragazzi andate alla fine con ancora la pubblicità di Imperium. Anzi no, sì, le guerre puniche. SPQR, Senatus Populusque Romanus, vabbè, Sono gioco, pazzi questi romani. sono pazzi questi Ah, romani. ok. Ma è quello per Oh, Wii, è quello per Wii quello che hai citato? no, è Asterix. Ah, sì, sì, no, perché c'era un titolo per Wii veramente fuori di testa sui romani, che adesso non mi ricordo il nome, ma c'era sul computer, era veramente un gioco sta trash per Wii. Era su un centurione romano, ma l'ha fatto malissimo. Invece dove vado in palestra io c'è il cinturione, che è Ah, uno che è uno che si allena sempre con la cintura anche quando fa tipo i bicipiti, tiene la cintura, non capisco. sembra, Ti giuro, sembra... è un personaggio, sempre con la cintura. Sì, 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 Fa sì, fa sì. pa fa panca piana con la cintura. Boh. Ma così sembra che ha più addominali. Spettacolare. Più addominali. Ma non lo so, sembra non ti dico cosa sembra. Sembra un coglione, sembra. Comunque dai, son quei Come io, personaggi da palestra. come quando andavo io, che c'era qualcuno, mi ricordo, un tipo che, allora, la palestra chiudeva alle 10 di sera, lui arrivava alle 9 e mezza di sera, arrivava, con musica, Perfetto. poi arrivava, andava lì, poi guardava un po' il telefono, dopo più di un quarto d'ora c'era già il chiudere e andare via. Vabbè, lui veniva in palestra, non è che si allenava, però No, andava in no, no. palestra. Sì, sì, sì. Bene, siamo arrivati qua. Le Oh, siamo Vipers. stati bravissimi. Sì, guarda, alle 11:05. Spartuto su binario, ho giocato Time Crisis, Point Blank, The House of the Dead e Virtual Cop. Eh beh, Bello, bello. di Virtua Cop. questi, di questi qui, sì, ho giocati anche praticamente tutti. Adesso però, aspetta solo Tex, un secondo, faccio vedere soltanto un breve video di quel gioco là che ti dicevo perché devo fartelo vedere perché è una roba, cioè devi vederlo. La live la stai vedendo, no? Mostra i Lego. Mostra il Vabbè, Lego. Dai, mostra il Lego, vai. Aspetta, mi aspetta. chiede di fa un Caterina. flex. Mostra i Non sono Lego. miei, questi qua sono i 7 Lego che ha comprato Caterina di recente. Delle piante? Le piante? C'è un bambù e... Non so che pianta è, adesso ce lo spiega lei in chat che cos'è. Sì, non ho seguito niente, ma vengo a flexare. Vai, vai. Caterina. Sì, io non ho seguito Vediamo niente anche ma vengo a flexare. Prugno, ah, un prugno, ok. Un prugno. Bello. Bella farfalla. Quello è un pesco? Cos'è? Sembra. Quello lì è un cervo volante. Poi non ho visto quell'altro, però belli, belli, molto belle. Molto belli. ecco, così abbiamo dato un po' di Orchidea, senso. un'orchidea, ok, un'orchidea. Orchidea! Orchidea! Aspetta, adesso Tex ti devo far vedere. Guarda, lo so proprio solo un secondo. Aspetta, eh. Aspetta che lo metto a schermo. Si vedrà solo la schermata del browser. Aspetta, eh. Ah, devo pulire. Aspetta, aspetta. Ok, dimmi. Aspetta, dove è finito? Aspetta, eh. La DeLorean. Ah, sì, sì, la DeLorean l'ho vista. È vero, è Poi vero. sono sempre qua sullo sfondo. Ah, L'ho però no, perché vista. son tagliato. Non si Aspetta, vede. aspetta, aspetta, eh. Vai, vai. Ah, l'ho vista prima, non è quello là? Sì, sì. No, è Ecco, nello stream adesso no, no, ma è riquadrata. sei vista prima quando hai parlato in giro, sei vista. Comunque, allora, dimmi se vedi il browser, si dovrebbe vedere, sì. Allora, ti faccio vedere sta perla perché non sei pronto te, Alessio, te lo dico io. Allora, Haven, Call of the King. Mamma mia, che titolo, ragazzi. Multigenre Action Adventure Videogame. Completo in italiano. Allora, preparati. Ringrazio Red Flame Fox perché lui carica sempre questi giochi strani, è un youtuber che è italiano. Si vede? Sì. Preparati perché tu non sai cosa ti aspetta. Allora, ascolta il doppiaggio, eh. Che c'è un po' di ritardo sulla stream. Cazzo è successo? Windows 11? Non rompermi il cazzo, eh. Si è inchiolato il browser.
Ah, ok. Aspetta, lo vedi? Vedo... Aspetta. Aspetta, adesso dovresti vederlo. Sì, sono arrivato al punto in cui si blocca. Va tranquillo. Uzzio, dice King Viper. C'è l'occhio di Sauron. Adesso vedrai. Mamma mia che doppiaggio. Bello l'occhio di Sauron. Ascolta il doppiaggio, adesso arriva. Signore Vetch, ho notizie importanti. Lo spero, comandante, per disturbarmi così tardi. Mi perdoni. Da uno dei nostri villaggi minerari giungono notizie allarmanti che riguarderebbero la voce. Cosa non può essere? Per generazioni non è stata neppur nominata. Via col vento! Aspetta, adesso ti mando avanti che qua... Ecco qua. Qui fa morire. Ecco, qua. Adesso arriva. No, vabbè, dai. Senti, Ecco fatto. Su, forza, su, forza. Che ti prende? Sì. Sì. Piacere di conoscerti, Talon. Sì, Talon. Bello. Il lavoro è tardi stavolta, sono le Sai cosa guai. sembra? Forza, Quel Talon, film dei andiamo. dinosauri. Sembra la Dingo Com'è? La Dingo Pictures. Esatto, bravo, quello lì, quello lì. Scusa. Sì, sì. Il No, protagonista c'ha ecco. i capelli in tutto. Lascio fino qui adesso storico, però ascolta il capo di lavoro che fa Deve morire. essere Skimton, che ancora ce l'ha con me per i piedi. Lo colpisco. Deve essere scritto che ancora ce l'ha con me per i piedi. Ma cosa vuol dire? Come cazzo l'ha tradotto? Col peccone pensando fosse un masso. Chiunque poteva sbagliarsi. Comunque gli è Per i andata piedi? bene. Sono settimane che non appuntisco gli attrezzi. Che cazzo vuol Ok, dire? aspetta. Ascolta adesso. Ascolta adesso. Non vedo. Si è bloccato lo streaming. Niente. Si è incasinato YouTube. Ah. Sia di nuovo. No, ok, ce l'ho. Beh, scusi, signor Skimton, è che non sono stato molto bene. Presto ti sentirai ancora peggio. E il terzo ritardo questa settimana ti costerà altre 3 unità. In ritardo. Tre? Stanley Ma non ho bisogno Olio per sopravvivere. mischiato alla Dingo Pictures. Basta. Cazzo, basta. Vabbè, cercherò una ROM. Ma il gameplay com'è? Valido? Non lo so, te la giudicare a te. Per me sì, per me qualcosa di salvabile ce l'ha. È strano, c'è di tutto e di più, però il doppiaggio, se giochi in inglese è più serio, in italiano, mamma mia, vabbè. No, va giocato in italiano questo, assolutamente. 10 euro l'ho pagato. Bene ragazzi, grazie per essere stati qua con noi, salutiamo tutti, salutiamo Ludovico, salutiamo Caterina, King Viper, Andrea e Gengar, che bello, bellissimo. E ragazzi, più che devo salutare, basta, in chat non ne sono palesati altri. Bene ragazzi, grazie, anche questa rivista l'abbiamo trattata. Ovviamente non è che le trattiamo tutte, però appena abbiamo tempo e possibilità cerchiamo sempre di fare qualche contenuto qua sul canale. Continuiamo con il lavoro di scansione e uscirà il numero 87. Non so E quando, anche ma l'88. Io non vorrei fare previsioni troppo azzardate perché poi qua gli astri si allineano in maniera sempre un po' sfortunata, però anche l'88 entro Natale. Mm.
Ci proviamo. Infatti, ci proviamo, può essere fattibile, dai. Dai. Bene, adesso lasciamo riposare Alessio che domani deve spostare le api. Quanto dovete spostarne? Penso una quarantina. Dobbiamo fare una presa e 2 scarichi. Dobbiamo spargerle un po' in giro. Ok, No, nulla di che, nulla di... ok, va bene. Parla come la voce della chat. Il tipo, quello di prima? Boh, non lo so. Parlo io. Va bene ragazzi, buonanotte a tutti, un saluto e un abbraccione e ci vediamo alla prossima. Buonanotte ragazzi, alla prossima. Ciao ciao.